Ragazzi, buongiorno, scusate per la canotta, stile anni 80 da attore porno. Ma qua il meteo è pazzesco. C'è un'umidità allucinante ed è caldissimo. Ieri siamo arrivati in questa struttura solo per tagliarmi il pelo. Ovviamente si scherza, qua a Ciclaio c'è veramente poco da vedere, ma adesso togliamo il telo alla moto, poi vi raccontiamo tutto con calma. Anche in questo caso telo fondamentale, perché nonostante il sole non picchia in quanto è quasi sempre coperto, tutte le plastiche della moto si rovinerebbero, ma noi teniamo la tenerona, quindi assolutamente proteggerla sempre. Il capello come sempre è stato fatto da Sara, quindi se vedete qualche ciuffo non proprio tagliato perfettamente, sapete a chi dare la colpa e non siate buoni come sempre, perché quando si parla di Sara tutti magnanimi, quando si parla di me insulti. Tutti quanti. Buongiorno. Buongiorno. Bastardelli, qua è pronto o ancora no? Todo listo. guardate la nostra vita. Pequeña, ma c'è di tutto. Vamos da Sara. No, vamos. Un placer, muchas gracias. Come sempre facciamo quello che non va fatto, ci mettiamo qua per caricare la moto. E nonostante il caldo e le mani che non scivolano, mettiamoci i guanti. Ok, ok, ci sei? Vamos ragazzi. Hola amico. A dispetto del cielo completamente coperto, Qua non si può andare. la temperatura è no? La temperatura è altissima e tra le più umide a cui abbiamo assistito qui in Sud America. Possiamo andare di qua, proviamo. Buche enormi. Guarda qua. Dio mio. Allora, vediamo se possiamo ricongiungerci e riprendiamo la strada principale in fondo. Eccola la strada chiusa, non si sa il motivo, forse per il parco. Oggi è sabato mattina. Chiclayo è attualmente tra le più grandi città peruviane, circa 600.000 abitanti. La possiamo paragonare a Palermo. Non ha molte attrattive da offrire se non un mercato enorme, la cui sezione principale visitata dai turisti è quella degli stregoni, che a noi però non suscitava grandissimo interesse, per cui ci dirigiamo un po' fuori dalle mura della città. Mura tra virgolette, perché ovviamente non c'è un centro storico. E questo è un modo di dire prettamente europeo. Inoltre andremo a 17 km dal centro, sempre in direzione nord, passando sulla Panamericana. Oh, guardate qua. E per i fanatici della Panamericana, ovvero la strada mitologica che collega il sud con il Nord America, questo è un tratto proprio della 1N Panamericana. Appena entrati nella città di Lambayeque, anche se vediamo la scritta da dietro, mercato anche qui a Lambayeque. Però non è che li consigliamo, Non c'è un odore invitante, però dipende poi, Nel senso, sono affascinanti. Magari ti impantani pure un attimo, ma poi ti riprendi. Da prendere un po' con le pinze, dai. O con le giuste precauzioni. In teoria siamo quasi arrivati. E guardate, dopo il mercato, che cosa abbiamo? Questo è il posticino dove vi volevamo portare. Ingresso vehicolare. Si può? Via, si dice di sì, noi andiamo a vedere. Se puoi con la moto? Sì. Perfetto. ¿Necesita una visita? Italia? Italia. Sì. ¿Me podría tomar una foto?
Sí, claro. Que este es su parqueo, a la hora que sale me lo muestra porque nosotros llevamos un controllo. Perfetto, muchas gracias. Facciamo una foto. Oddio, anche a pistola con proiettili comunque. ¿Cómo está? Buenos días. Todo bien, gracias. ¿De dónde lo visitan? Italia. Ok, Muchas gracias. Gracias. Bienvenidos al Museo de Bienvenido. Paz Real. Perfetto. Tieni. y no lo pierda porque con eso sale. No, Se vaya, deje su moto y viene y cancele el lado izquierdo. Perfetto. Buen trabajo. Super gentili. È l'ennesima foto che facciamo questa mattina per via della Tenerona, sempre. Addirittura parcheggiatore. Mamma mia ragazzi, che lusso. Ya estamos. Adesso come sempre io controllo la Tenerona, ma mandiamo in una scoperta la professoressa. Poi c'è anche il custode molto simpatico, facciamo una chiacchierata e capiamo un po' la situazione qua intorno. La Tenerona ha un fascino, attira come una calamita. E beve meno di lei. Almeno qua costa poco la benzina, va bene. Ma un'altra cosa interessante che voglio condividere, il custode ci è venuto incontro, E ci ha detto avete un luogo per custodire le cose. tipo giacca, caschi eccetera eccetera. Quello che voglio dirvi è che abbiamo notato una certa cura verso i turisti e questa cosa è molto positiva perché ci fa pensare che la gente del posto vuole un po' risollevarsi dalla situazione che tutti noi stiamo vedendo. E poi, come diciamo sempre, non dobbiamo mai classificare un paese dalla bandiera, perché all'interno del paese stesso ci sono persone per bene e persone che andrebbero prese per le ma questo lo sappiamo bene tutti, però ogni tanto è bello ribadirlo. Questa struttura grandiosa è stata inaugurata agli inizi degli anni 2000, ma la vera scoperta di questo tesoro inestimabile va datato alla fine degli anni 80, precisamente nell'anno 1987, quando un archeologo del posto, riconoscendo nel mercato nero dei prodotti artigianali di grandissimo valore, si insospettì e capì che nella zona di Sipan, a 30 km da qua, qualcuno, e cioè i guajeros, i tombaroli, avevano trovato un tesoro davvero grande, ma non avvertito le autorità. Molti di quei valori, fino al momento della intuizione dell'archeologo, furono trafugati, ma quello che c'è all'interno è estremamente importante perché riguarda la tomba funeraria di un signore molto importante della civiltà moche, a cui fa riferimento anche la Huacas del Sol y della Luna, dove vi abbiamo già portato, e quindi ha permesso di individuare quali erano i modi e le usanze funerarie di quel tempo. Paragonato per importanza alla scoperta della tomba di Tutankhamon e considerato il più grande ritrovamento archeologico della storia peruviana, il museo ha un grande accorgimento: mostrare i reperti delle tombe nello stesso ordine in cui sono stati ritrovati. La scoperta più incredibile: tutto ciò che i sovrani possedevano in vita veniva riposto nella tomba per poterne godere nell'aldilà. Abilissimi lavoratori di ceramiche e gioielli, i moche, il cui tesoro venne ritrovato a Huacarajada, a 30 km da Chiclayo, costruirono le loro piramidi tronche in adobe 1700 anni fa. Ecco come si presentano oggi in seguito all'erosione. Preziose ceramiche e oggetti finemente lavorati raffiguranti divinità, esseri umani, piante e animali. Gli scavi archeologici a Sipan permisero la scoperta di 26 tombe di diverse epoche e gerarchie della nobiltà moche. Molte erano gravemente compromesse da decenni di saccheggi, ma durante gli scavi fu anche possibile individuare tracce delle piogge cicliche che colpirono i santuari. La maggior parte degli ornamenti ritrovati nelle tombe erano di oro, argento, rame e pietre semipreziose, oltre a innumerevoli ceramiche. Proseguendo, gli archeologi trovarono un bordo. Il terriccio di riempimento rimosso iniziò a svelare pian piano la grande scoperta. Tolti i sedimenti all'interno della tomba, apparve il primo strato, una massa di oggetti in rame ossidata, ornamenti di oro e tessuti disintegrati, oltre a conchiglie. Dalla terra apparve un volto minuto d'oro che col suo sguardo sembrava rompere quella chiusura durata per secoli. Di eccezionale e raffinata qualità artistica, questi orecchini aiutarono ad interpretare la sepoltura e la stessa cultura
moce. L'ossidazione rese fragilissimi gli oggetti in rame, per il cui recupero vennero impiegati consolidamenti chimici. Ecco il restauro di uno stendardo di rame dorato e di altri combracciali di turchesi che mostrano la maestria degli artigiani. Accessorio unico erano le narigueras, placche ornamentali da attaccare alle narici utilizzate dai nobili per nascondere le nude e crude sembianze umane e non divine come quelle dei denti, o collane ornamentali che simboleggiavano l'immagine radiante del Signore, o ancora la collana in oro e argento col frutto delle arachidi, simbolo del ciclo della vita. Ed ecco la foto del Signore di Sipan così come venne ritrovato, il viso coperto con ornamenti funerari in oro, la corona e i sandali in argento che permisero di individuare l'elevatura sociale del sepolto. Infine la ricostruzione fedele di come venne ritrovata la tomba. Un uomo di 1,63 m circa, tra i 35 e i 45 anni, circondato da oggetti di inestimabile fattura, da 8 persone, il suo seguito, sua moglie, ragazze giovanissime, forse concubine, un guerriero e un bambino, un cane e dei lama, insieme a un soldato posto a vigilare. Tesoro di somma importanza riportato alla luce dall'archeologo peruviano Walter Alva e dal suo team, che ha rivelato l'opulenza dell'elite moce grazie alla tomba più ricca dell'America Latina. La prof sta tornando. Ma io nel frattempo non sono stato con le mani in tasca, perché questa mattina è sopraggiunto un problema, ovvero il nostro chip, la nostra SIM non funziona più, non abbiamo più internet. Ho chiesto l'hotspot al ragazzo. Gentilmente me l'ha dato, ho provato a scaricare l'app, ma noi, essendo stranieri, non possiamo ricaricare il nostro chip perché non abbiamo il DNI. Tramite il passaporto non si può fare. Detto questo, anche perché lo penso da tanto tempo, sono andato alla ricerca di una eSIM, anche perché qua in Perù abbiamo avuto diversi problemi che poi vi racconteremo. Ma il volo ti è piaciuto? Molto, molto interessante quello che era la civiltà moce, come si adornavano. Bello. Come sempre lo vedremo tutti insieme nel video, quindi io sono uno di voi, non Come lei che va in giro A musei. sono le 2 di pomeriggio e la prossima tappa non è lunghissima, ma come sempre non voglio arrivare tardi, abbiamo circa 3 ore di moto, quindi vamos senza fermarci mai. È che all'interno della piramide del museo è come nelle piramidi egiziane, sembra un po' che la nozione del tempo si perda, per cui ho passato diverso tempo all'interno, è tutto buio, ma ero un po' scettica, ne è valsa davvero la pena. Se passate da queste parti un fine settimana che non sapete cosa fare, passateci. Mucho calor. Mucho calor. Acá no, pero acá no es nada. ¿Qué pasa? Que allá todo el año es calor. Todo, y acá no. O sea, aquí el calor es hasta el mes de abril. Y ahí baja. Ma ora lluvia o il sole? También es lluvia, lluvia y sol. Por estos meses comienza la lluvia fuerte. Allá le dicen el invierno. Y en Tumbes peor, ya frontera con Ecuador. Bueno. Buen viaje. Mucho. Hasta luego. Hasta luego. Salutato il tipo all'ingresso, simpaticissimo. Ora 205 km per 2 ore e 51. Quindi riprendiamo la Panamericana direzione norte. E ti ritrovi questi carichi assurdi, anche leggermente pericolosi. Vi capiteranno dei passaggi a pagamento, ma con la moto dovete prendere la corsia di destra. Praticamente il passaggio pedonale, quindi con la moto non si paga. Percorrere queste strade infinite che a tratti potrebbero sembrare anche noiose, dove è facile raggiungere tutti gli eccessi, ha un fascino indescrivibile. Lungo la strada che ci conduce a Piura non abbiamo trovato distributori, sapevamo che era abbastanza isolato, ma sapevamo anche di avere abbastanza benzina, però non siamo certi di arrivarci al 100%, per cui ci siamo fermati dove c'è l'insegna gasolina. Quando io vi dico che il Sud America è un paese loco, cioè un po' prima di distributori ce n'erano in maniera... ce n'erano anche troppi, poi per 200 km praticamente nada. Sta limpia? Sta limpia?
mí está bien, está bien. Está limpia. ¿Está limpia? Está limpia. ¿Está bien así? ¿Cómo? Ah, ok, está bien. Ya. ¿Cuánto? 20. 20? Allora, per fare un sunto, farvici capire qualcosa, in teoria con la riserva forse saremmo arrivati, perché gli ultimi 30 km li ho fatti a 70 all'ora e questa moto a grandi linee consuma 4 litri, 3,5 litri per 100 km a 70 all'ora. Però ho visto qua sul navigatore, in questo tratto per 150 km non c'è nulla, quindi arrivare proprio al limite non ce la siamo sentita, ma questa cosa l'abbiamo capita perché lungo la strada incontravamo continuamente baracchini con la scritta gasolina, e quando vedete i baracchini significa che lungo la strada non c'è nada. Dopo mezz'ora gli diamo però la premium, Pieno questa volta. cerchiamo di mescolarla con l'altra, prevenire è meglio che curare. Nel frattempo però mi sono accorto di una cosa che non mi gusta molto: Il supporto dell'Action Cam. sarà che oggi ho lasciato il casco un po' sotto al sole e non tiene più, quindi devo trovare una soluzione, altrimenti voi dal divano di casa che minchia guardate. Adesso però diretti a Piura, anche perché saranno rimasti circa 40-50 km. Poi per il supporto qualcosa ci inventeremo. Il deserto viene puntellato da qualche pianta, segno che l'acqua è vicina, e anche la grande città di questa parte di Perù. C'è un comizio in atto. Grande città che si raggiunge dopo un deserto davvero spietato. Every step and every tear, every heartbeat. The restless in my bones and in my feet. E comunque questo villaggio si chiama Malavida. Ogni riferimento è casuale. We stay. Yeah, you know it's true. There ain't no rain can wash it all away. It's been hardened into stone. I villaggi si sono fatti un po' più grandi, ci sono vie che entrano verso l'interno. Il nord è vicino, così come l'equatore. There ain't no way that I can let you know that you lost me long ago. Periferia di Piura. Siamo a 5 km dall'arrivo e questo è il contesto che ci circonda. Just keep moving sideways like a wrecking ball. Every move and every game, every mistake. I'm only growing harder to break. La moto segna 34, ma quella percepita è tanto ma tanto basso. Never make me stay. Yeah, you know it's true. There ain't no way you can wash it all away. It's been hardened into stone. There ain't no Giusta? È mejor questa! È mejor! Lo mismo de un coche. ¿De dónde viene? ¿Dónde viene? Italia. Italia. Bien, suerte. Muchas gracias. Comunque anche qua da ragazzi approccio top. La ventola della moto sempre perennemente accesa, adesso la sentite spenta, ne ho approfittato per parlarvi. Il caos delle città è qualcosa che non si può raccontare. Ci siamo quasi. 1,4 km.
e come lasciamo la strada principale succede questo: strade di terra, chi fa la pipì all'angolo della strada. Ragazzi, attenzione, attenzione, guardate che strada, qui si trabaja. Un po' di legna. Sporgenze con le viti che uscivano fuori da 2 metri. Oh my god, meu Deus. Dovremmo esserci, eccoci qua. Arrivati. Allora, scaricato tutto, arrivati qua in camera, che tra l'altro neanche è male, questa è la migliore struttura della zona, è l'unica che mi hanno garantito uno stazionamento con la telecamera. Mi ha detto stai tranquillo, perché qua ragazzi bisogna un attimo fare attenzione per la Tenerona. Però Sara mi ha detto: Francesco, sei un po' bianco, il colore è quello giusto, è cambiato. Io sono distrutto, sono le 6 di pomeriggio, non abbiamo fatto pranzo, quindi se dovete fare una dieta vi aspettiamo, venite con noi, non in sella, con noi, con la vostra moto, e andate tranquilli, altro che no Saradan, ci pensiamo noi. Ore 8 usciti dalla doccia, leggermente ripresi. E non vi abbiamo detto che questa è la serata di San Valentino. Dopo la cena al volo copriamo la Tenerona perché è all'aperto, così si mimetizza meglio. Ma adesso torniamo in camera perché dobbiamo raccontarvi un po' di cose. Quello che vogliamo dirvi sono una serie di sfighe che ci sono capitate proprio nell'arco di un'ora. Sì, perché ci hanno lasciato sotto la porta il fatto che da stanotte alle 3 fino a domani pomeriggio alle 4 non ci sarà energia elettrica nell'hotel e quindi chiaramente neanche wifi. Attenzione, non nell'hotel, in tutta la città di Piura, parliamo di 530.000 abitanti, tagliano, cortano la corrente in una città che è grande più di Firenze per 13 ore, ma poi, come abbiamo detto, la serata di San Valentino siamo andati al ristorante, per questa sera una cena ad hoc ovviamente per gli innamorati, e la cena costava 250 soles per 2 persone, che circa 60 euro. 60 euro, che è tanto Io ho per detto, peruviani, però era compresa una bottiglia di spumante, quello sì. Per la comunque differenza. considerate che la cena che avete visto noi abbiamo pagato 8 euro, cioè fate un attimo un piccolo rapporto. Quindi cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo metterci a lavorare fino a stanotte, quando avremo la wifi, per terminare il video che è quasi terminato, ma va aggiustato, perché pensavamo comunque di farvelo arrivare mercoledì o martedì prossimo. Ultima cosa, la benzina che ho messo, sia quella là un gallone che l'avete vista in un posto con dei personaggi un po' particolari, ma Ai limiti del ma mondo. anche quella dopo, che non è il classico distributore Repsol che scelgo sempre, Sì. però eravamo un po' al limite, ho messo la premium, ma la moto ora picchia in testa, quindi quando ti dicono 98 ottani non mi fate dire parolacce, però ne saranno 92-93. Se avessimo aspettato 20 km saremmo arrivati qua a Piura, poi ci sono tutti i distributori che volete, quindi non è una critica verso il tipo di combustibili del Perù, perché se scegliete il distributore classico conosciuto la benzina va più che bene. Sì. Un'altra cosa, abbiamo terminato Questa cosa è fondamentale, Sì. tra le sfighe, perché poi vedi ci passano proprio anche. oggi è un mese che siamo qui in Sud America, 14 gennaio, 14 Noi febbraio. avevamo preso la SIM all'aeroporto, è una
una SIM che non consigliamo perché la vendono solo all'aeroporto. Però che è successo? È successo che dopo una settimana a Lima volevamo prendere la classica Claro, Movistar, che sono le aziende più grandi, non ce l'hanno data perché il Perù sta vivendo una situazione di emergenza. Sì, è in stato di emergenza per cui non vendono SIM agli stranieri. In questo Tra periodo, non è parentesi, una cosa generale. No, forse dovrebbe terminare a fine mese, però questo può sembrare impossibile. Perché non lo vendono agli stranieri, che gli stranieri sono un po' al di fuori del loro stato di emergenza, quindi della microcriminalità? Perché non lo danno ai turisti? La verità è che purtroppo in questo momento storico, magari le cose andranno a cambiare, la problematica è molto rivolta all'immigrazione venezuelana, che ha creato degli squilibri un po' in tutto il resto del Sud America, o non sappiamo se è una discriminazione. Magari se qualcuno sa di questo ce lo può scrivere nei commenti. Comunque noi sempre fortunati e capitiamo il fine settimana in cui a Piura non c'è energia elettrica. Dai, Però è un quasi. imprevisto che poteva Cioè, non esserci, oggi ecco. anche Magari sceglievamo un'altra meta e andava meglio. Comunque. Ragazzi, è solo per farvi immergere in quello che vi stiamo Nulla vivendo. di più, scusate se vi abbiamo tediato. Ciao ragazzi, buonanotte. E scusate per l'abbigliamento con la canotta inserita, ma come promesso vi aggiorno. Domenica 15 febbraio a mezzanotte e 30, ma guardate qua in basso, caricamento 19%, 2 ore e 6 minuti. Nel frattempo guardate Sara nel sarcofago. Se domenica 15 febbraio vedrete questo video, ovvero il video di Franklin, sappiate che mi avrete sulla coscienza per aver passato una notte in bianco. Cerco di dormire un paio d'ore, magari verso le 2:30 riapro gli occhi sperando che il caricamento sia arrivato al 100%, anche perché il tempo del caricamento è aumentato da 2 ore e 4 a 2 ore e 7. Oggi diciamo che è stata una giornata abbastanza piena. Baby, for love, go all for love. We're going for love, for beating hearts off the charts. Love, go all for love. We're going for love, baby, going for love, baby, for love. I bet you'll get it right, but don't get me wrong. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Go like a satellite, just go like a star now. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Take it to the big sea.